Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di SIMAGIC, il Sequential Shifter Q1. Era un prodotto che io già avevo visto alla presentazione e mi aveva davvero colpito sotto il profilo estetico, che lo trovavo molto ben fatto, accattivante al massimo. E subito mi è partito il pallino di poterlo provare. E grazie ai ragazzi di Arcteam Direct Drive Italia, oggi è qui tra le mie mani. E ragazzi, ve lo dico subito, non vedo l'ora di parlarvene. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del Sequential Shifter di SIMAGIC, il Q1. Tutto questo grazie ai ragazzi di Direct Drive Italia. Infatti vi dico subito che se vorrete acquistare questo sequenziale potrete andare direttamente sul loro sito, naturalmente metterò il link in descrizione, ma arriviamo subito a parlare di questo gioiellino. All'interno della scatola troverete il sequenziale, un pomello in base alla configurazione scelta che potrete montare, ma naturalmente vi manderò i video per farvi vedere tutto nel dettaglio, e il cavo di connessione al PC. Ma ragazzi, voglio arrivare subito a descrivervi questo cambio sequenziale. Questo perché quando l'avevo visto nella presentazione mi era piaciuto a livello estetico, avevo un pochino immaginato il funzionamento, mai mi sarei aspettato, una volta avuto tra le mani, di trovare un meccanismo che io sognavo da tempo. Sognavo da tempo perché uno dei cambi sequenziali che ho reputato il top del top nel mondo della simulazione era il ProSim. E ragazzi, vi dico subito che questo cambio utilizza un sistema davvero molto simile, e proprio tutto questo sistema dona un feeling nella cambiata unico. Ragazzi, sapete che sono un appassionato di cambi sequenziali, vedete ogni volta io mi enfatizzo su queste cose, ma quando provo determinate cose, ragazzi, io non ce la faccio a fare una recensione normale, perché veramente è una cosa stupenda. Per gli amanti del cambio vi dico subito, la sensazione è spettacolare, così già spoileriamo il finale di questo video. Ma iniziamo con calma e vi spiego di cosa è composto. Sono tutte piastre di alluminio al CNC da 5 mm e sono tutte piastre che compongono l'intero corpo del cambio. Solo nella parte superiore c'è una parte in plexiglass perché all'interno nasconde un piccolo display che vi consente di vedere le marce che state innestando, ma su questo punto ve ne parlerò un pochino alla fine. In più, sempre nella parte superiore ci sono 4 pulsanti retroilluminati. Dà il buon feedback, è lo stesso che si trova su tutti i volanti SIMAGIC. La cosa molto simpatica è che tenendo premuto questo pulsante e premendo singolarmente gli altri pulsanti potete cambiarne il colore. Naturalmente questo è un pulsante funzione, non è utilizzabile all'interno di nessun gioco, serve solamente per poter cambiare colore agli altri tasti. E un'altra funzione importante: cambiare la direzione del display, della numerazione che appare nel display. Premendo questo pulsante e tirando l'asta, il display ruoterà da una parte all'altra a seconda che voi lo vogliate utilizzare in questo modo o in quest'altro. Ma ragazzi, è tutto molto semplice e anche a livello estetico appaga veramente l'occhio. Naturalmente sotto il display c'è la scheda che gestisce la parte elettronica di tutto questo meccanismo. Non ci sono dei pulsanti, ma ci sono dei sensori, e questo ragazzi ve ne parlerò meglio quando vi spiegherò come avviene la calibrazione. Ai due lati ci sono le prese per essere connesso al PC. È una cosa molto intelligente questa di averne progettate due su entrambi i lati, quando a secondo di come monterete il cambio, se in un verso o nell'altro, montare il cavo USB. La parte dell'asta sempre alluminio, tutto ricavato dal pieno. Ragazzi, le finiture sono di altissimo livello. Io naturalmente manderò dei video per farvelo vedere nel dettaglio, ma anche da qui si nota subito la cura nel materiale, con la scritta SIMAGIC serigrafata, ma è fatto tutto veramente bene. Poi nella parte centrale dell'asta c'è un cuscinetto a sfera, che è quello che dona anche una totale fluidità a tutto il movimento. Ma ragazzi, ripeto, tutti i componenti di cui è composto sono fatti davvero molto bene. In questa parte invece del cambio c'è la brugola che serve per aumentare o diminuire la resistenza del cambio, la resistenza del movimento della cambiata.
Tutto questo è composta da una sorta di dado che spinge una molla che spinge una sfera. A seconda di quale compressione darete alla molla che spinge la sfera, sarà necessario un maggiore sforzo nella cambiata. Ma arriviamo, ragazzi, a quello che è il meccanismo interno, il cuore di questo cambio, quello che a me letteralmente ha fatto cadere la mascella. Naturalmente ve lo farò vedere aperto, perché in questo caso, ragazzi, io non amo tanto smontare e fare, ma in questo caso l'ho dovuto fare perché per capire realmente che tipo di meccanismo è, purtroppo dovevo smontarlo per farvelo vedere, e noterete subito la somiglianza con altri tipi di meccanismi. Comunque, in parole semplici, c'è una sorta di rosa con una profilazione intorno che è quella dedita proprio al feeling della cambiata, quella che darà quel senso di spinta, deciderà quanta spinta voi dovrete fare per la cambiata. Per tutto il movimento però avviene tramite una sorta di forchetta che agisce su dei perni e che li va a tirare o a spingere, e quindi fa ruotare questa sorta di rosa in un verso o nell'altro. Ragazzi, come al solito si parla sempre di un pressore che viene premuto, come in realtà avviene anche nella maggior parte dei cambi di un determinato livello, ma quando c'è tutto un meccanismo di trascinamento con cui avviene questo genere di movimento, io vi assicuro, ragazzi, che al tatto, nel feedback che avete nelle mani, il suono e la musica cambia drasticamente. Il feeling che si riesce a raggiungere con questo genere di cambio è totale, ragazzi. Ma naturalmente a parole non riesco a dirlo, ma naturalmente non passerà nemmeno dal video, ma approfitto per mandarvi un video mentre ci stavo giocando. La regolazione del cambio poi avviene tramite questo cursore qui. In realtà all'interno c'è un perno che spinge su una molla che spinge su una sfera. A seconda di quanta compressione voi andrete a dare a questa sfera, dovrete dare una diversa pressione al cambio per poter cambiare marcia. Adesso è regolato, diciamo, abbastanza morbido. Si preme con molta semplicità. Andando a stringere questo cursore qui, adesso per fare il cambio marcia serve un bel pochino più di forza. Vedete? È molto più duro. Sentite ancora di più la sensazione dell'innesto, del trascinamento per l'innesto della marcia. A mio gusto, a mia sensazione di feedback, molto piacevole. Poi anche questa cosa regolatela come più vi piace, perché naturalmente più poi sarà duro e più sarà rumoroso. Io già lo sentite in questo video quanto è rumoroso questo cambio, ma tutta la maggior parte di cambi che hanno questo genere di meccanismo qua, e che io ne conosco soltanto due, cioè questo e il ProSim, sono abbastanza rumorosi, come in generale comunque tutti i cambi sequenziali. Ragazzi, anche in questo caso è difficile da un video far passare il tipo di feeling che c'è, anche se ho cercato con tutti i video possibili, con tutte le micro inquadrature possibili, di far trasparire che cosa avviene durante la cambiata utilizzando questo genere di cambio qui. E per gli amanti del cambio sequenziale come me, ragazzi, io ad oggi posso dire non ho mai provato di meglio. È appagante ai massimi livelli, veramente. Io ringrazio SimMagic per avermi dato la possibilità di provarlo, perché veramente è stata un'esperienza fantastica. Spero che anche voi tramite i miei video abbiate capito veramente la cura con cui è realizzato questo prodottino qui, di cui veramente non ho parole per descrivere quanto mi è piaciuto. È difficile descrivere la totale fluidità, perché naturalmente è tutto poggiato su cuscinetti, sia nella parte centrale, ma ragazzi anche
nella parte frontale dove ruota tutto il meccanismo è sempre poggiato su entrambi i lati su dei cuscinetti a sfera. Questo proprio per la massima fluidità, ma quando andate ad agire per la cambiata, ragazzi, è spaziale. Per quanto riguarda poi la calibrazione, tramite un software scaricabile dal sito è possibile andare a calibrare il punto di innesto. Cosa significa? Che, come vi dicevo nella prima parte, non ci sono dei reali micro switch. La cambiata non avviene quando si preme uno switch, ma c'è un sensore di prossimità. Con il software voi andrete a decidere a che punto del movimento la cambiata verrà effettuata, ma tutto in maniera davvero molto semplice. Una volta calibrato nel migliore dei modi, naturalmente verrà riconosciuto su tutti i giochi in maniera molto semplice, dovrete soltanto scegliere il verso in cui lo monterete. Adesso ragazzi vi ho descritto tutti i fantastici pregi, ci sono state due piccole cose che mi hanno lasciato perplesso, una risolvibile veramente con poco e riguarda la parte delle viti in questi punti qua, in questi due punti. Dopo un po' di tempo in cui agivo nel movimento si sono un pochino allentate. Quando l'ho riavvitata ho deciso di metterci un pochino di lochite. Questo perché secondo me aiuta poi nel tempo a non svitarsi. Secondo me sarebbe un consiglio anche per SimMagic nel momento dell'assemblaggio aggiungerci un pochino di lochite. Questo perché nel continuo movimento può capitare che si vadano a svitare queste viti. Ma ragazzi, si risolve veramente in 2 secondi. Altra piccola particolarità che credo però debba essere risolta via software è per quanto riguarda il display. Molto carino, molto bello il fatto che si possano vedere ad occhio le marce quando andrete a cambiare. Il problema che non è sincronizzato con il gioco. Cosa significa? Che se voi partite con una marcia neutra e cambiate senza sbagliare mai, non ci sono problemi. Il display vi farà vedere sempre la marcia corretta. Nel momento stesso in cui nel gioco sbaglierete una marcia, perché magari in quel momento non è possibile cambiare marcia, in realtà avverrà un fuorisincrono, perché nel display del cambio visualizzerà la cambiata come se l'avrete effettuata, ma nel gioco no, e quindi da quel punto in poi non saranno più allineati i numeri delle marce, ma credo che possa essere risolto con un piccolo aggiornamento software da parte di SimMagic. Questo sinceramente non lo so, però è una cosa che devo ragazzi raccontarvi durante la recensione. Detto questo, naturalmente questi piccoli difetti li trovo secondari rispetto a un feeling che a me ha fatto impazzire per mio gusto personale, anche perché penso che tutto sarà risolvibile con molto poco. Quindi personalmente promuovo alla grande il cambio SimMagic Q1 e ragazzi voglio sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto. L'avevate già visto in giro? Questo perché è la prima volta che viene recensito in Italia e quindi sono contento dei ragazzi di Direct Drive Italia che me ne hanno dato la possibilità. Vi ricordo sempre anche di andare a vedere la mia pagina Facebook MDS Simparse, perché è il primo posto dove posto tutte le novità del canale e tutti i miei progetti. E ragazzi, ci vediamo alla prossima.